Allora, dopo aver effettuato la creazione del progetto, quindi questo qui, questo 04 LS prodotti tramite l'ng new 04 LS prodotti, ok? Siamo entrati nella cartella tramite il cd 04 LS prodotti e ci predisponiamo per effettuare la creazione del primo elemento. Il primo elemento ovviamente sarà il prodotto, poiché sarà la classe che verrà salvata, quindi la classe che genererà gli oggetti che verranno salvati direttamente all'interno del local storage. Allora, come facciamo a creare una classe? Essendo questa classe un model, ovvero quel qualcosa che dovrà essere, quell'entità che dovrà essere salvata all'interno del local storage, vado in ng generate, ok, class, perché è una classe effettiva di TypeScript, cerchiamo di tipizzare fortemente tutto quello che stiamo facendo, evitiamo la creazione di quelli che sono oggetti generici o comunque sia oggetti di tipologia JavaScript puro. Andiamo a creare quindi models slash prodotto. Analizziamo. ng è la direttiva del CLI che serve per invocare le direttive tipiche della CLI di Angular. Generate serve per creare dei nuovi elementi, vado a creare una classe all'interno di questa struttura qui. Models è la cartella che verrà generata, che dovrà ospitare le nostre classi, e prodotto sarà la classe di riferimento. Models è semplicemente una cartella, quindi uso questa path con la slash perché creerà automaticamente la cartella models. Prodotto avrà la P grande perché sarà il corrispettivo di una classe. Avvio questa tipologia di comando e verranno effettivamente generati due file. Uno è il prodotto.ts equivalente alla classe di riferimento, e poi lo spec.ts, un file autogenerato che serve per la vita interna del nostro componente o comunque sia del nostro modulo Angular. Andiamo a vedere che cosa ha appena creato. Se ci fate caso, su models abbiamo prodotto.ts ed è quello che ci interessa. Essendo un prodotto caratterizzato da, gli mettiamo qualche informazione particolare, ad esempio il codice, okay, che sarà sicuramente un codice univoco di tipologia string oppure undefined, guardate, un nome del prodotto string oppure undefined, e poi mettiamo la descrizione string oppure undefined, il prezzo di tipologia number oppure undefined, e poi ovviamente gli mettiamo anche la quantità di tipologia number oppure undefined. Allora, fondamentalmente che cosa stiamo cercando di creare? Un codice, un nome, la descrizione, prezzo e quantità hanno ovviamente il loro dominio di applicazione, però ovviamente gli mettiamo la possibilità anche di non essere definiti, perché ad esempio un prodotto che ha il codice, il nome e la descrizione potrebbe non avere il prezzo, la quantità e così via, o almeno nella fase iniziale potrebbe non esserci utile. Per una questione operativa, che cosa andiamo a fare? Vado a creare anche il costruttore, quindi constructor, ok, gli vado a mettere il codice, che sarà, facciamo così, il code di tipologia string oppure undefined, poi lo sequenzializzo perché tra poco dovremmo spezzarlo, il nome di tipo nom string oppure undefined, poi la descrizione des di tipologia string oppure undefined. E allora a questo punto cosa mettiamo? Per il momento diciamo che potrebbe andare bene anche così, ma se vogliamo aggiungere ovviamente quelli che sono dei campi che possiamo ovviarli come opzionali, gli mettiamo il prezzo di tipologia number, ok, oppure è uguale a 0, anzi facciamo così come valore di default. Quindi significa che praticamente questo è un valore di default di riferimento, gli mettiamo la quantità che è di tipologia number, che è uguale a 1 di default. Vado a definire quelli che sono questi elementi, quindi che come il comportamento del costruttore. Ragazzi, sono andato a capo per una questione operativa perché non c'entrava. Allora, in questo caso cosa succede? Il this.codice è uguale a code, poi this.nome è uguale a nom, this.des, descrizione è uguale a des, this.prezzo è uguale a pre, e this.qua, quantità, è uguale a qua. A questo punto cosa è successo? Ho creato un costruttore che ha dei valori di default. Ok? Attenzione, impostare dei valori di default significa che questi elementi sono nullable,
hanno una, perdonatemi, possono diventare opzionali, quindi posso evitare di inserire queste tipologie di elemento perché se non le inserisco ovviamente prendono, ok, questa tipologia di valore. Vediamo tra poco che cosa significa. E qui siamo pronti con la creazione del prodotto, quindi abbiamo appena creato il nostro model, l'unica cosa che dobbiamo fare in questo momento è, subito dopo, andare a creare il nostro prodotto service e quindi effettuare le prime operazioni.